Ciao ragazze, se siete alla ricerca del regalo di San Valentino perfetto per il vostro lui, siete nel posto giusto. In questo video vi mostro come cucire un papillon da zero in pochissimi passaggi e alla fine del video ci sarà anche un piccolo regalo bonus da abbinarci assieme. Realizzare un regalo con le vostre mani è sicuramente la scelta migliore se volete fare un regalo di valore e che dimostri il vostro amore. In base a com'è il vostro lui potete scegliere di cucire un papillon più classico oppure uno un po' più easy che sdrammatizza anche il look più serio, oppure potete anche buttarvi su un papillon più particolare, bicolore, che di sicuro non passerà inosservato. Il papillon è veramente semplice e veloce da cucire. Probabilmente la parte più difficile è imparare ad annodarlo, ma tranquille, vi mostro come fare, così farete un figurone. Spero che questo video vi piaccia, non dimenticatevi di lasciare un mi piace e iscrivetevi al canale. Se il vostro papillon è monocolore dovrete procurarvi un pezzo di stoffa grande 55 x 25 cm, carta modello del papillon scaricabile in descrizione, filo in tono al tessuto, forbici da sarto e forbicine per tagliare i fili e infine spilli. Se il papillon è monocolore dovrete tagliare 4 volte questo pezzo e 4 volte questo, se invece è bicolore, come in questo esempio, tagliate nel verde 2 pezzi di questo e 2 di questo, mentre nel rosa 2 e 2. Nel mio caso il papillon è monocolore e ho deciso di utilizzare questa stoffa di cotone sia per il sopra sia per il sotto, quindi taglio 4 pezzi di questo cartamodello e 4 di questo. Questa è la forma che avrà il papillon. Io non lo adesiverò perché ho scelto un cotone abbastanza sostenuto che mantiene bene la forma senza bisogno di ulteriore sostegno, come potete vedere, però se la vostra stoffa è più leggera sarebbe meglio adesivarla. Per farlo basta che attacchiate con il ferro da stiro l'adesivo in uno strato di questo e uno di questo, perché formano il fiocco. Quelli in mezzo invece sono i pezzi della fascetta collo, quindi meglio se stanno più morbidi senza adesivo. Ho diviso lo strato sopra del papillon da quello sotto. Ora cucio dritto con dritto queste 3 cuciture. Lo piazzo così, dritto del tessuto con dritto del tessuto. Cucio qui a 5 mm dal bordo e attacco così anche tutti gli altri pezzi. Schiacciate le cuciture appena fatte e stiratele aperte. Ora che abbiamo il sopra e il sotto del papillon pronti, andiamo a unirli assieme piazzandoli così, dritto su dritto, e cuciamo tutto attorno a 5 mm di distanza dai bordi, lasciando però un'apertura di circa 10 cm che ci servirà poi per rigirare al dritto il papillon. Ora, prima di rigirare il papillon dobbiamo fare delle tacchette con la forbice sia dove ci sono le punte sia dove ci sono le parti curve, così in questo modo il tessuto starà più piatto una volta rigirato al dritto. E tagliamo via anche buona parte del margine dove ci sono gli angoli e andiamo fino a 2 mm vicino alla cucitura. Ora con tanta pazienza rigiriamo il papillon facendo uscire il lato dritto dall'apertura che abbiamo lasciato prima. Vi dico già che questa è la parte più lunga di tutto il lavoro. Non che sia difficile, però è lunga. Comunque volevo dirvi che sono molto contenta perché il video che ho pubblicato poco tempo fa sul cartamodello della gonna base ha avuto tanto successo e in molti mi avete richiesto di fare un tutorial anche per il pantalone base. Ovviamente il video è già in programma e se vi interessa vi invito ad iscrivervi al canale e soprattutto ad attivare la campanella così vi arriverà una notifica non appena lo pubblicherò.
Nel mentre ho finito di rigirare tutto il papillon e ora sto appiattendo e stirando tutti i bordi con l'aiuto di uno spillo. Cercate di tirare fuori bene tutti i margini di cucitura e appiattirli, soprattutto negli angoli, che è la parte che di solito tende a stare un po' più incastrata dentro. Stiriamo in dentro anche i margini dell'apertura che avevamo lasciato prima e poi andiamo a chiuderla con dei punti a mano. Bene, il papillon è pronto, ora vi mostro come annodarlo. Allineate le due strisce in modo che quella che abbiamo di fronte sulla nostra destra arrivi appena sopra della parte stretta della striscia che abbiamo sulla sinistra. Ora fate passare la striscia di sinistra sopra l'altra in questo modo e poi fatela rigirare sotto e sopra e stringete bene. Ora dovreste avere le due strisce lunghe uguali. Spostate momentaneamente la striscia in alto e prendete l'altra e piegatela in questo modo. Ritirate giù la striscia e fatela passare davanti, dopodiché prendete le due estremità del fiocco assieme e se notate dietro c'è un buco. Attraverso questo buco dovete far passare la striscia che abbiamo ancora libera sotto in questo modo. Ora, come vedete, il fiocco ha già preso la forma giusta, dobbiamo solo aggiustarlo un po', in particolare stringere la parte centrale e rendere simmetriche le parti destra e sinistra. Consiglio di stile, soprattutto se volete scegliere una stoffa particolarmente strana, eccentrica, con stampe, con colori accesi, vi consiglio di abbinare al papillon un bellissimo fazzoletto da giacca che ora vi mostro come fare. Mettete la stoffa in strato singolo e ritagliate un quadrato di 29 x 29 cm nel quale è già compreso 1 cm di margine per ogni lato. Mettete il fazzoletto con il lato rovescio rivolto verso l'alto e girate in dentro 3-4 mm su tutti e 4 i lati e stirate. Così facendo ci stiamo già preparando i margini di cucitura piegati, così da facilitare la cucitura che faremo dopo per rifinire i bordi. Fatto questo, rigiriamo una seconda volta in dentro tutti e 4 i margini a filo della prima ripiegatura e stiriamo. Ora facciamo una cucitura unica lungo tutti i 4 lati a 3 mm dal bordo che ci servirà per fissare i margini in dentro e rifinire il fazzoletto. Vi
ringrazio per aver visto il video fino a qui, non dimenticate di lasciare un mi piace e iscrivetevi al canale, pubblicherò altri progettini brevi tipo questo, ma anche e soprattutto video tutorial di cucito e cartamodello dove insegnerò a realizzare degli abiti da zero. A questo proposito, se c'è qualcosa che vi piacerebbe imparare, scrivetemelo qui sotto nei commenti, che se ritengo che possa interessare a più persone sicuramente ci farò un video a riguardo. Vi auguro di passare una bellissima giornata di San Valentino e ci vediamo al prossimo video.